We are all clowns è diventata una frase iconica del film Joker, dove il protagonista diventa inconsapevolmente una miccia che cerca riscatto nei confronti di una società che invece la ignora e che è troppo occupata con gli affari. In realtà il titolo di questo video non è una provocazione, ma una riflessione sul ruolo del clown nella società contemporanea. Sei pronto a tuffarti nel mio mondo? Allora andiamo! Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità e affrontiamo e viviamo tutto il mondo che circonda la risata. Spesso ci rendiamo conto che tutto quello che studiamo e sperimentiamo ci serve moltissimo anche per la vita di tutti i giorni. In questa società che ci vuole tutti intelligenti ma anche capaci di provocare una guerra, invece di intraprendere un dialogo, il clown si presenta con la sua mancanza di logica e ci mostra umiltà e normalità. Di fronte agli esempi quotidiani che ci indicano i canoni di bellezza o di intelligenza. Il clown ci mostra la sua imperfezione e attraverso il linguaggio del corpo esprime una gamma infinita di emozioni. Il clown non ha paura di esternare i suoi sentimenti. Dalla leggerezza passa con disinvoltura al dolore per una sconfitta o viceversa. Trova sempre il modo di reinventarsi. È così abituato ad esprimere liberamente le sue emozioni che non fa fatica. È come un bambino che passa dal pianto alla risata in pochi minuti. Vi è capitato di fare questa esperienza? Vive il momento. Accetta senza rancore tutto ciò che vive in quel preciso istante. Poi passa ad un'altra cosa con quella disinvoltura e semplicità che è disarmante. In realtà, questo modo di vivere le esperienze rappresenta il fulcro su cui si basa l'arte del clown, insieme alla scoperta del proprio corpo, all'attitudine al gioco, la scoperta della propria fragilità, l'esaltazione e l'accettazione della diversità e l'umiltà. Se vuoi approfondire l'argomento e avvicinarti alle tecniche comiche, visita il nostro sito dove troverai i nostri webinar. Quando noi diciamo siamo tutti potenzialmente dei clown, intendiamo dire che attraverso la pratica tutti possiamo imparare ad accettarci per come siamo e liberarci dai pesi che quotidianamente ci sobbarchiamo. Scoprire il proprio clown non è una bazzeccola, perché consiste proprio nel portare alla luce le nostre fragilità, le piccole cose imbarazzanti che nascondiamo perché ci vergogniamo, che temiamo di affrontare. Tutti abbiamo i nostri piccoli segreti, ma più ci nascondiamo, più rischiamo di vivere nella tristezza. Ma come si fa? Si possono seguire dei corsi, si possono fare ricerche, leggere dei libri, guardare dei video e poi iniziare a mettere in pratica anche con dei piccoli gesti quotidiani. Se questa tecnica venisse usata in teatro o in altri ambiti artistici, consentirebbe agli artisti di superare quei blocchi che spesso intralciano la loro vita artistica. Sperimentare l'arte del clown è un'esperienza da fare per un attore che vuole riappropriarsi della verità del gesto o dell'espressione corporea autentica. Si sa che le tecniche ci insegnano il mestiere, ma per paura di sbagliare delle conseguenze non osiamo andare oltre, non osiamo sperimentare. Finiamo così per diventare vittime di quelle stesse tecniche. Quanti di noi conoscono le potenzialità del proprio corpo? Lo sapevi che spesso il fatto di essere rigidi o poco espressivi non è legato solo al corpo? Di sicuro non ce ne rendiamo conto, ma tutto parte e accade nella nostra psiche. Potremmo iniziare con accettare il nostro corpo, riscoprendolo e acconsentendo a mostrarsi senza vergogna in pubblico, a piccoli passi. Come abbiamo più volte detto, avvicinarsi alla scoperta del clown ci porterebbe tanti benefici. Per esempio aiuta a sviluppare l'autoironia, aiuta a scoraggiare l'irruenza, a evitare il sarcasmo gratuito, a far emergere i pensieri positivi, a rafforzare la propria identità, a liberarsi della paura del giudizio, a liberare il pensiero creativo e molto altro. Allora ci rendiamo conto che il clown è un supereroe.
ma effettivamente lo siamo tutti potenzialmente. Sta solo il fatto di decidere di essere la parte migliore di noi stessi e cercare di aumentarne lo spazio. Spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao, al prossimo video.